Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Quest'oggi è il 28 maggio ed è la giornata mondiale del gioco. Quindi voglio fare al nostro pubblico una domanda un po' particolare. Visto che tutti siamo stati bambini, alcuni sono ancora giovanissimi, qualcuno magari un po' più adulto e quindi abbiamo delle fasce ben diverse, mi piacerebbe sapere qual è stato o è il vostro gioco preferito. Che sia un videogioco, un gioco da fare con gli amici, un gioco in scatola. Scrivete nei commenti qual è il vostro gioco preferito, vediamo se i gusti della gente che segue il K-pop si somigliano o comunque se c'è un bel confronto tra ere diverse. Sarebbe molto carino, ma in ogni caso vi auguriamo una bellissima giornata mondiale del gioco, quindi stasera tutti a giocare. Dove? Su Twitch, perché la sera noi facciamo giocare per scegliere le canzoni. Quindi festeggeremo la festa del gioco giocando, meglio di così. E iniziamo subito con le nostre K-News ragazzi. Nuovo comeback, nuovi record. C'era da aspettarselo, tanto che ormai non fa quasi più notizia, ma i BTS hanno riscritto per l'ennesima volta la storia grazie all'ultimo singolo Butter, complice anche il traino di Dynamite, capace di farli conoscere anche a coloro che hanno meno familiarità con il K-pop e di creare ancora maggiore attesa e curiosità attorno al loro ritorno. Hanno letteralmente infranto ogni record. Sono bastati 13 minuti per vederli raggiungere quota 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, anche perché quasi 4 milioni di persone hanno guardato la premiere in diretta, una cifra che nelle prime 24 ore è salita fino a 112 milioni 800 mila visualizzazioni, disintegrando il primato che loro stessi detenevano proprio con il precedente tormentone estivo. Butter ha inoltre debuttato alla posizione numero 2 della Global Chart di Spotify con 11 milioni di stream, rompendo il record come nuova entrata più alta di sempre che apparteneva ad I Don't Care di Ed Sheeran e Justin Bieber. Non solo i BTS sono tornati, ma anche Taemin, il talentuoso membro degli SHINee. Il suo mini album Advice, rilasciato martedì 18 maggio, non ha tradito le aspettative, rivelandosi l'ennesimo capolavoro artistico. A pochi giorni dall'uscita il lavoro ha raggiunto la vetta della classifica dei iTunes in ben 41 paesi del mondo. Diciamoci la verità, noi non avevamo bisogno di nessun advice per capire che l'album sarebbe stato un vero successo. Il nostro Taemin negli ultimi anni ci ha abituato parecchio bene. E pur rimanendo in un certo senso collegate al tema Taemin, che è un meraviglioso gioco di parole da infilare in qualche filastrocca per bambini, poi oggi che è la festa del gioco, passiamo a parlare dei Gravity, che si stanno facendo particolarmente notare per una dance cover di Tiger Inside dei Super M, di cui appunto fa parte anche Taemin. Il giovane gruppo, che ha debuttato nell'aprile dello scorso anno, non ha assolutamente sfigurato, pur cimentandosi con quello che, seppur piuttosto recente come uscita, ha tutte le carte in regola per diventare un classico. La loro energia e le loro espressioni sono riuscite a fare colpo sui fan del K-pop e sicuramente hanno procurato loro qualche nuovo seguace. È con immenso piacere che vi annunciamo che il K-pop ha conquistato un altro piccolo ma importantissimo traguardo. Tra poco più di un anno, infatti, sbarcherà in uno dei principali eventi musicali dal vivo a livello europeo e mondiale. Stiamo parlando del Primavera Sound di Barcellona, che negli ultimi anni è diventato uno dei festival musicali più attesi. È stato confermato che il 4 giugno del 2022, tra gli altri, ci saranno anche le Dreamcatcher. Buona musica, città stupenda, K-pop, bisogna assolutamente prenotare un volo. Probabilmente faremo sogni su quel giorno per un anno intero, ammesso che le Dreamcatcher non ce le rubino. E chiudiamo con un comeback da solista in arrivo. Se la scorsa settimana vi abbiamo parlato del debutto di Joy delle Red Velvet, in questo caso è la volta di Soyeon delle G-Idol. Per il momento non ci sono ancora indicazioni chiare su data, titolo o anche solo concept del suo lavoro, ma la conferma della Cube Entertainment è bastata a mandare in visibilio migliaia di fans. Si sta allenando per il proprio ritorno da solista, ma il suo programma è ancora in fase di elaborazione, ha dichiarato lo staff. Soyeon aveva debuttato senza le compagne il 5 novembre del 2017 con Jelly. Il video conta oggi 11 milioni di visualizzazioni e un po' meno visualizzazioni contano i video delle nostre K-News, ma la parte che piace di più a tutti, e di questo sono un po' geloso ed invidioso, è quella dell'Accadde oggi, forse perché c'è Simon o forse perché facciamo un bel viaggio nel passato per riscoprire qualcosa o magari proprio scoprirlo per la prima volta. Simon, a te la parola.
Ciao amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Se tutti i nostri video in un certo senso occupano un piccolo posto nel nostro cuore, quello di questa settimana è particolarmente prezioso. Come l'oro? Direi più come un diamante. Questo perché oggi vi riporto al 29 maggio del 2015, giorno dell'uscita di 17 Carat, l'EP di debutto dei 17. Una data a suo modo storica in cui la Pledis Entertainment lanciò ufficialmente sul mercato discografico 13 ragazzi, e non 17, che avrebbero poi lentamente conquistato le nostre orecchie e il nostro affetto. Il mini album, di circa 17 minuti, appunto 17, conteneva 5 tracce scritte, coscritte e coprodotte dai membri stessi: Shining Diamond, Ah Yeah, Jam Jam, 20 e Adore You, singolo di debutto, da non confondere con quello di Miley Cyrus. Rivederli nel video, che oggi conta 35 milioni di views, a 6 anni di distanza, fa un certo effetto, ma mostra inevitabilmente la crescita dei ragazzi, come singoli e come gruppo. Non possiamo che andarne orgogliosi, auguriamo loro di poter continuare sulla strada del successo. E ringraziamo il nostro Simon, come ogni settimana, è sempre un piacere. Io vi invito ancora, essendo oggi la giornata mondiale del gioco, a commentare sotto a questo video qual è stato o qual è il vostro gioco preferito. Il mio gioco preferito è quello che vi dirò nei titoli di coda, quindi rimanete e leggete i titoli di coda. Sapete che amo gli spoiler? Ecco qui, questo è il primo spoiler di questo episodio.